Qui parliamo di un argomento importante, qui parliamo di un argomento inquietante, soprattutto. Non ho il coraggio di dirlo. Dagli intervistati in carne ed ossa agli intervistati sintetici. Ma sintetici? Come questa Cioè- pianta. Ma non dovevi dirlo che è sintetica quella. E sì che... Oggi parliamo dei 5 cambiamenti che sono avvenuti dal 2018 ad oggi. Ebbene sì, 5 cambiamenti incredibili che sono avvenuti paradossalmente in un lasso di tempo particolarmente breve. Sì, nel confronto a tutto il periodo, tutta la carriera che uno può aver accumulato, effettivamente. La carriera. Carriera. Che parolone! Negli anni di GFK, o meglio di Eurisco ancora prima, sostanzialmente si faceva questo, quello che vediamo adesso, cioè i gruppi erano in presenza, cioè si era sempre in una struttura in cui sostanzialmente avevamo un rapporto con le persone. Per esempio questa sala sono sicuro che la conosci anche tu, la sala di Doxa. Doxa Roma, peraltro. Esatto. Ed erano tempi in cui si facevano focus group, io ne facevo, non lo so, 5, 6, addirittura a volte anche 8 in una settimana. Cioè. Sì, erano tanti e era faticoso perché io mi occupavo anche dell'organizzazione, era abbastanza stressante ovviamente perché bisognava incastrare i focus group negli orari, affittare le sale, fermarle, preparare i catering, assicurarsi che il reperimento partisse con orari e giorni giusti. A volte si usciva fulminati dai focus group, nel senso che vediamo qui per esempio un post di Valentina, che salutiamo, ciao Vale. Ciao. Lei sa chi è e sostanzialmente questo, ma ne abbiamo avuti tanti, ricordo dei post di Giorgio di questo tipo, in cui condurre 7 ore di focus group in una giornata era devastante. Peraltro si finiva anche tardissimo, perché una volta i focus group avvenivano di sera per consentire alle persone di terminare la loro giornata di lavoro e raggiungere la sede, quindi di solito si finiva tra le 10:30 e 11, belli stanchi. Ma anche di più, perché Anche il di più. classico di Eurisco, tanti colleghi so che ricorderanno questi momenti tragici, direi. Noi avevamo i gruppi che iniziavano 6:30, 9 e 9, 11:30 di sera. Caspita. Nota che poi metti a posto la sala, mangi un panino, addenti il panino alle 11:30 perché prima non sei riuscito tra la gestione dei clienti, gestione dei focus group, eccetera, e arrivavi morto. Certo. Con la digestione della notte. E ancora l'adrenalina tra l'altro del focus Esatto. group, quindi insomma serata. Sale, che qui vediamo qualche altro esempio della Germania, qui era se non sbaglio Francoforte, sì, in cui abbiamo fatto prova di tortellini, cotti malissimo. Immagino, non lo voglio sapere. Questa è una bellissima sala, è una sala di Firenze, è una serra, attenzione, di una signora che salutiamo, e vicino a casa mia peraltro. Focus group, e a volte a seconda c'erano dei catering pazzeschi, qui vediamo un esempio di un'intervista di lusso, qua si parlava di orologi di lusso, alto, lussissimo. Purtroppo mi ricordo solo panini invece. E qui Non ho invece io vissuto c'ero, l'ho questo. scattata io questa foto, e questo è stato il miglior catering della mia vita. Ti assicuro, questo risotto con lo chef, lo vedi il guanto? Esatto. C'è pure il guanto. Che classe. Quello che vedete qua, che Carolina, che è oggi con noi in tirocinio, che non ci vede, Ciao. cioè nel senso che è qui presente, Esatto. in realtà salutiamo, ma che non ha mai visto, scusate, dicevo, non ha mai visto uno specchio unidirezionale. Le spieghi cos'è? Esatto, lo specchio unidirezionale è fondamentalmente uno specchio che ti permette di visualizzare quello che accade in una stanza senza essere visto, quindi di fatto i clienti erano dietro lo specchio, potevano vedere quello che avveniva all'interno della stanza, gli intervistati non si accorgevano, o meglio quasi, perché poi all'inizio si fingeva e poi alla fine si raccontava e si diceva esplicitamente che dietro al vetro c'erano i clienti, c'erano delle Faccio persone. l'intervistato tipo, scusa, ma lì dietro? Chi c'è? Poi c'erano per esempio gli interpreti. Qui vediamo un signore che era in un'altra sala e che con le cuffie faceva da trascrizione banalmente, anzi diceva quello che veniva detto in tempo reale, in questo caso in inglese. Esatto, quindi qui non ci voleva, cioè non occorreva solo una sala, ma ne correvano due, perché c'era il montaggio di tutto quello che era l'attrezzatura tecnica per consentire la traduzione simultanea, quindi insomma anche a livello logistico bisognava prevedere che quel focus group necessitava di 2 stanze, 2 sale clienti e quant'altro, insomma, quindi complesso. Sì. Poi sono successe varie cose.
È successo un sacco di cose. Ci stanno spiando, aiuto. Cioè, c'è qualcuno che è curioso qua, ma comunque, visto che c'è una certa pressione, spoiler la prima cosa che è successa, cioè siamo passati sostanzialmente dai focus group, le interviste individuali di persona, a quelle online. Io non so tu quanti focus group hai gestito l'anno scorso. In presenza 2 focus group in tutto l'anno. Quindi Idem. veramente poco. In passato io gestivo, sparo dei numeri, un centinaio, diciamo, di focus group l'anno sicuro, Certo. e interviste, non lo so, una cinquantina, sessantina, numeri di questo tipo. Cos'è cambiato? Adesso vedete le espressioni tristi che abbiamo nostre mentre moderiamo. Perché? Perché siamo sempre dietro uno schermo, siamo quasi sempre dietro uno schermo. Cosa cambia, secondo te? Cambia sicuramente la moderazione, perché diventa forse un po' più assertiva, diventa un po' più direttiva, nel senso che bisogna dare la parola, bisogna guidare le persone, bisogna evitare che parlino una sopra l'altra, perché si capisce meno se qualcuno sta prendendo la parola, ci può essere qualche ritardo anche tecnico di audio, e quindi insomma diventa molto più direttiva rispetto alla presenza. E questo può essere un minus. Se devo dire un plus, sicuramente possiamo essere tutti connessi, diciamo, Sì. nello stesso momento, da posti geografici totalmente differenti, quindi ecco che i focus group si mescolano di persone dal nord al sud Italia, e questo è sicuramente un vantaggio. Gestire un focus group, soprattutto online, più che un'intervista, è più complicato, nel senso che i cali di attenzione sono più frequenti, quindi giustamente tu dicevi, fare giri è più frequente, secondo me, perché aiuti a tenerli vivi, e anche a alternare la parola, che sennò è difficile alternarsi. In un gruppo in presenza in realtà è più facile, una discussione veramente di persona, quindi molto più semplice. E anche, mia opinione personale, e suggerisco, farò una crociata per questo, mi batterò per questo, secondo me ci vogliono meno persone nei focus group online, nel senso che non possiamo continuare a riadattare il modello del focus group da 8 persone al focus group online. Sei a casa, è vero, sei più comodo, però sei anche più distratto, e quindi sei al computer spesso. Tante volte arrivano le notifiche infatti di WhatsApp, perché si sentono, Sì. gente che lavora nel frattempo, Gente gente che guida, perché purtroppo ho dovuto fermare qualcuno con la cintura che stava guidando, Sì, quindi che peraltro è vietato. è vietato, diciamolo. assolutamente. Però sì, Però, succede di tutto, e sì. quindi dobbiamo cercare di essere più brevi. Seconda cosa che è cambiata, i recorder, le trascrizioni. Cos'è cambiato? Che prima avevamo una figura dedicata, no? per questo, e forse erano anche i primi passi che quella figura riusciva a compiere nel mondo delle ricerche, perché probabilmente tutti noi in qualche occasione abbiamo preso appunti durante i focus group, e quindi la figura del recorder era fondamentale, doveva prendere appunti, scriveva, prima a mano, forse questa l'hai visto solo tu. Io ho visto io uscivo con due block notes, cioè Chiara, salutiamo Chiara, ciao Chiara, mi lasciava 2 blocchi per ogni gruppo, quindi io uscivo da Eurisco con 4 blocchi. Pensate, non era solo una trascrizione pari pari, non era neanche un'interpretazione, quindi bisognava trovare la figura giusta che fosse in grado di prendere appunti in modo adeguato, e fondamentale perché ci restituiva il materiale che dovevamo analizzare, insomma, quindi un ruolo veramente importante. E cosa è cambiato? Adesso abbiamo le trascrizioni automatiche tramite AI, di cui poi parleremo anche dedicando uno spazio, insomma, a questo. E che dire, è chiaro che abbiamo trascrizioni complesse, piene, fitte di materiale. Personalmente ho qualche dubbio sulla resa e su quello che può essere il contenuto, perché poi rischia di leggere pagine e pagine di ok, sì, ciao, bene, sì, cioè tutti quelli che sono, come dire, comunicazioni o versi o dettagli che di fatto non ci servono per l'analisi, quindi pagine e pagine di appunti, e quando devi andare a cercare la verbalizzazione giusta, ahimè, non si trova. Tu hai detto prima una cosa fondamentale, cioè i recorder spesso, anzi sempre, essendo una persona,
riusciva a aggiungere qualcosa di valore. Cos'era questo qualcosa di valore? Oltre a una sorta di riassunto, perché non erano tutte le parole, quindi avevi meno da rileggere, ma in più riusciva a mettere, per esempio, se c'è un test di un concetto A e B, ti metteva il nome del concetto di cui stiamo parlando, che non è una cosa banale. Magari non scriveva A e B e concordavamo che cosa scriveva, magari riusciva a capire che se tu alternavi l'ordine della traccia per una tua ragione particolare, a quel punto lei te l'adattava, lui e lei te l'adattava, e quindi era molto più corretto quello che tu leggevi. Attenzione, perché questa cosa non è sempre così con le AI. Era comunque una presenza molto utile, secondo me, perché aiutava ad avere degli appunti un minimo, come dire, ragionati, un minimo filtrati. Altra cosa che è cambiata è il modo in cui vengono raccolti i dati dei cosiddetti diari di consumo. Cioè, quando noi diamo ai consumatori, ai nostri intervistati, una volta cosa davamo? Davamo dei PowerPoint, cioè dicevamo: beccati sto file e facci tu un racconto, cioè raccontaci il tuo diario di come è andata. Come è andata cosa? Come tu hai provato questi prodotti che vedi a casa, questo sugo, questi biscotti, questo, non lo so, oggetto per fare Pilates, prodotti di consumo. E giorno per giorno ci raccontavano come era stata la loro interazione e le loro prove di consumo. Cosa succedeva? Si faceva in PowerPoint, si faceva con dei documenti che spesso era difficilissimo completare. Perché? Non ho PowerPoint sul computer, come lo compilo? Questa era una domanda tipica. Non riesco ad aprirlo. Primo problema. Secondo problema. Lo stampava anche. Poi, esatto, ricevevamo una mole di diari stampati. Cioè, tu ti rendi conto di diari stampati, paura. Un altro problema di questi PowerPoint era salvare i file, catalogarli, gestirli, analizzarli, perché ovviamente erano da rivedere non solo nella parte grafica, ma erano proprio da rivedere per poter capire chi avesse scritto cosa. E uno sbattimento incredibile. Esatto. Cioè, tu immagina se dovevi vedere i file che ti avevano mandato, 2 te l'hanno mandati via mail, altri 3 te l'hanno stampati, altri 4 ti sono arrivati sulla mail della collega, perché poi della ripetitrice. Esatto. Era un tale disastro che io praticamente ero così. Non ne parliamo quando abbiamo provato anche ad utilizzarli per una ricerca che abbiamo seguito insieme su Facebook. Erano dei gruppi privati chiusi, che però chiaramente creavano una marea di notifiche, un problema di gestione, perché è chiaro che insomma non era lo strumento adatto per raccogliere quelle che erano le colazioni, quindi fondamentalmente ogni giorno un disastro. E insomma anche lì... E poi Zuckerberg ringrazia per la privacy, cioè io non so bene dirti, però voglio dire è assurdo, perché non l'abbiamo inventato noi, non facciamo nomi. No. Quello che però è sicuramente migliorato in questo senso come cambiamento è che oggi i diari di consumo vengono fatti digitali, quindi con piattaforme che permettono di avere tutto aggregato, quindi le persone accedono facilmente in diversi tipi di piattaforme, caricano i loro file, caricano video, caricano foto, e quindi in questo senso abbiamo sicuramente migliorato. Assolutamente tantissimo. Sì, super d'accordo, anche perché poi ci sono i filtri, uno può taggare i vari argomenti trattati, parole chiave, insomma magari si trovano personas, insomma, quindi l'analisi si riesce a fare già in corso d'opera o comunque anche a fine di una raccolta. Ha molto più senso avere tutti i materiali multimediali. Tantissimo questa cosa, e ci rende tutto anche più facile proprio dal punto di vista di ricerca, cioè io sapere che gli user hanno quei video e non quegli altri è chiaro che mi aiuta tantissimo. Qui parliamo di un argomento importante, qui parliamo di un argomento inquietante, soprattutto. Non ho il coraggio di dirlo. Dagli intervistati in carne ed ossa agli intervistati sintetici. Ma sintetici? Come questa pianta. Ma non dovevi dirlo che è sintetica quella. No, casomai come quello lì che ci sta osservando lì dall'angolo. Come lui. Esatto. Stai calmo, stai. Però no, dicevo una cosa. Allora, io nel 2018, per dirti, avevo solo sentito dire di carne sintetica. E già eri avanti se avevi sentito dire. Verissimo, verissimo. Che cosa diavolo è un intervistato sintetico? Sono intervistati avatar, quindi dotati di intelligenza artificiale con fattezze e caratteristiche totalmente umane. Quindi di fatto
che dire, sono personas probabilmente, sono comunque diciamo degli individui che possono in qualche modo impersonare la media dei consumatori tipo. Quindi non intervisteremo mai Pina che va al supermercato sotto casa, ma intervisteremo una intervistata sintetica che rappresenta magari la media delle varie Pine casalinghe che stanno in quartiere, probabilmente. Una Pina al quadrato. Però questa Pina al quadrato, che cosa ci dice? Cioè, nel senso, è affidabile? Io credo che non lo sapremo ancora, non lo sappiamo. Non lo so. Esistono. Le pine al quadrato finte, pine sintetiche esistono. Secondo me è azzardo, se ne parla forse anche troppo, però stiamo facendo dei test. Poi ne parleremo anche di questo, faremo vedere anche questo. Sì. E, vediamo. Questo io non l'avrei mai detto, a questo punto. Nel 2018 se tu mi avessi detto questa cosa, mai. No. Ciao, sono Alice, in versione Avatar. Ci rivedremo presto in un video dedicato a ricercatori e intervistati sintetici. Paura, eh? Dal 2001, anno in cui ho cominciato a fare i report, a scrivere quindi report, documenti finali di presentazione per i clienti, qualcosa non è mai cambiato. Qualcosa è rimasto sempre uguale. Cos'è questa cosa che è rimasta sempre uguale? Il mitico PowerPoint. Cioè è incredibile che i report oggi si scrivono sempre e solo tendenzialmente in PowerPoint. Esistono, quanti strumenti esistono? Tantissimi, sempre di più, qualcuno l'abbiamo anche sperimentato, poi dipende magari anche dal tipo di necessità del cliente stesso, che magari si sta avvicinando anche ad altri modi di rappresentare i dati, che sono sempre più sintetici, ma in questo senso invece inteso come brevi. Però di fatto per ora vediamo che c'è una resistenza, perlomeno qui in Italia, non sappiamo bene come stia andando forse all'estero. Sì. Noi usiamo tanto Canva, usiamo tanto Prezi, non tanto ma abbastanza, abbiamo usato Miro, Mural, altri strumenti che ci permettono di fare cose di diverso tipo. Sì, e anche di condividere il momento stesso in cui si lavora, cioè se abbiamo bisogno di produrre un documento, chiaro, non in quel caso un report, perché il report viene affidato ad un unico ricercatore in genere, però se stiamo costruendo un report differente ed è capitato, dove magari si danno semplicemente insight o elementi chiave, magari può essere utile perché come Miro si attaccano post-it con riflessioni differenti e si può lavorare contemporaneamente sul medesimo documento. E in più il percorso diventa più libero, cioè non è un slide dopo slide, non so come dire, il PowerPoint è molto schematico, a parte puoi fare presentazioni in realtà molto più tipo sito web, no? Più interattivo, però in realtà si tende a fare quasi slide dopo slide. Sì. Invece questi strumenti ci permettono anche di presentare in modo più libero a seconda dell'interlocutore di quello che desidera ascoltare, più che altro. Sì, diventano un po' delle mappe concettuali anche Esatto. a volte, no? Quindi è un modo diverso di rappresentare i risultati e di anche presentarli oralmente, diciamo, nelle presentazioni con il cliente. Noi come stile, io personalmente ad esempio sono stato molto più aperto sin da 10 anni a presentare per esempio report fatti tramite video, montaggi video, quindi che aiutano anche a darti proprio il feedback in 5 minuti, 2 minuti, poi sempre più brevi, richiedono. A volte mi hanno chiesto in 1 minuto, mi racconti in 1 minuto cosa è uscito dalle 20 interviste etnografiche di 2 ore che abbiamo fatto, che quando senti queste richieste praticamente svieni, però scherzi a parte, un report tramite video ti aiuta a far vedere proprio come, non solo cosa ha detto il consumatore, ma proprio come ha vissuto quel momento. Oppure, attenzione, stiamo sperimentando con strumenti di AI. Serviranno questi tool di AI? Non so. Perché, attenzione, quello che ora si dice su LinkedIn, say goodbye to PowerPoint. Sarà vero? Lo scopriremo. Avete trovato altri cambiamenti? Perché noi abbiamo identificato questi 5. Macro, Cioè cose veramente che, come dire, le prime 5 cose per noi erano queste. In realtà io ne avevo in mente qualcun'altra, ma non voglio spoilerare perché abbiamo in mente altri video, quindi non c'è solo questo, giusto? Giusto. Insomma, un po' le evoluzioni, ma anche capire di che cosa abbiamo bisogno e di che cosa
di tante cose. Io per esempio devo mangiare adesso che ho una fame.